Benvenuti sul mio canale. Oggi per la rubrica punti e spunti vi propongo questo bellissimo punto, molto bello sebbene molto semplice. Infatti non è nient'altro che la ripetizione di una riga che dà questo effetto asimmetrico che è molto particolare e tra l'altro trovo molto adatto per gli accessori invernali, ovviamente con il filato adeguato. Detto questo, vi lascio la spiegazione del punto. Per questo punto avremo bisogno di un numero di catenelle pari ad un multiplo di 12 più 1. Io ho già montato 37 catenelle che sono un multiplo di 12 più 1, alle quali vado ad aggiungere 3 catenelle per poter voltare. Prendo il filo ed entro nella catenella numero 4, praticamente l'ultima delle 37 catenelle, e vado a fare 3 punti alti nella stessa catenella di base. Quindi ne dovremo avere un totale di 4. Il primo sono le 3 catenelle e altri 3 punti alti, sono 4. Dopodiché prendo il filo e salto 5 catenelle di base e entro nella numero 6. Vado a fare un gruppo di 4 punti alti nella stessa catenella. Aggiungo 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella numero 3 e faccio un punto basso. Ripeto le 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nella catenella numero 3 e vado a ripetere il mio gruppetto di 4 punti alti nella stessa catenella. Prendo il filo, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta catenella utile e vado a ripetere il mio gruppo di 4 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nella terza catenella disponibile con un punto basso, proseguo con 3 catenelle, prendo il filo, entro nella terza catenella utile, quindi 3. Nella numero 3 vado a fare il mio gruppo di 4 punti alti, salto 5 catenelle di base, entro nella numero 6 e vado a rifare il mio gruppo di 4 punti alti, 3 catenelle di separazione, entro nella catenella numero 3 e faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nella catenella numero 3 e faccio un punto alto. E ho fatto la riga numero 1. Ora parto con la riga numero 2, praticamente è la riga numero 1 al contrario, quindi salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto e vado a fare altri 3 punti alti per un totale di 4, così come abbiamo fatto all'inizio della scorsa riga. Prendo il filo, vado sul primo punto alto utile, quindi lascio perdere 2 archetti, entro e faccio 4 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo punto disponibile di questo gruppettino e faccio un punto basso. Vado avanti con le 3 catenelle, prendo il filo e vado sull'ultimo punto utile del gruppetto di 4 e vado a rifare i 4 punti alti, sempre nello stesso punto di base.
Prendo il filo, mi sposto nel primo punto alto disponibile, vado a fare i miei 4 punti alti, sempre nello stesso punto. 3 catenelle di separazione, vado nell'ultimo punto del gruppo di 4, quindi qui che praticamente è lo spazio più centrale che abbiamo tra i due gruppi, e faccio un punto basso. 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo punto alto disponibile del gruppetto successivo di 4 e faccio i miei 4 punti alti. Prendo il filo, mi sposto nel primo punto alto del gruppo successivo e faccio 4 punti alti nello stesso punto di base, tre catenelle, entro nell'ultimo punto del primo gruppo, che è quello più centrale tra i due gruppi, e faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, vado a chiudere sull'ultima catenella con un punto alto. Fatta la riga numero 2, partiamo con la riga numero 3 e praticamente è la ripetizione della stessa riga, quindi salgo con 3 catenelle, che sono il mio primo punto alto, entro nello stesso punto di base e faccio altri 3 punti alti, per un totale di 4. Prendo il filo, mi sposto nel primo punto alto utile, quindi salto questi 2 archetti e vado a fare i miei 4 punti alti nello stesso punto di base. Aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, entro nel quarto punto disponibile con un punto basso, 3 catenelle di separazione, vado sull'ultimo punto del gruppo successivo e lavoro i miei 4 punti alti nello stesso punto di base. Prendo il filo, salto questi 2 archetti, entro nel primo punto alto utile e vado a lavorare i miei 4 punti alti. Tre catenelle, vado nell'ultimo punto disponibile con un punto basso, 3 catenelle, mi sposto, vado nell'ultimo punto dei 4 punti alti e lavoro i 4 punti alti. Riprendo il filo, mi sposto nel primo punto alto utile dopo gli archetti delle 3 catenelle e faccio i miei 4 punti alti. Faccio le mie 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo punto alto utile con un punto basso, 3 catenelle, prendo il filo ed entro nell'ultima catenella disponibile con un punto alto. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Andremo a riprendere lo stesso giro e la ripetizione dello stesso giro fino al raggiungimento della misura interessata. Vado avanti a lavorare ancora un pochino, così almeno vediamo meglio com'è questo punto. Ed ecco il campione finito, è davvero un punto bellissimo nella sua semplicità e mi sembra anche un'ottima idea per cominciare a preparare magari delle sciarpe, delle stole per Natale, perché è veramente stupendo, con il filato adatto, magari un po' pelosino, oppure in una versione che contiene del lurex, o perché no, anche un filato sfumato. Secondo me il risultato, utilizzando questi filati associati a questo punto, sarà sicuramente fantastico. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più
e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.